Nel cuore dell'Italia centrale, dove la terra si sgretola lentamente sotto il peso dei secoli, sorge un luogo che sfida il tempo stesso. Civita di Bagnoregio, un nome sussurrato come una preghiera tra le pieghe della Tuscia laziale. La si raggiunge solo a piedi, attraversando un ponte sospeso tra cielo e abisso. Un filo sottile, teso tra presente e passato. E quando si varca la soglia del borgo, il mondo moderno svanisce, come se non fosse mai esistito. Le case, scolpite nella pietra vulcanica, sembrano crescere dalla roccia stessa. I vicoli, stretti e silenziosi, si snodano come vene antiche, guidando il visitatore in un labirinto di memoria. Qui, ogni muro è una reliquia, ogni finestra, un occhio che ha visto secoli di vento, di pioggia, di sole. Eppure, nonostante l'erosione che la minaccia da secoli, Civita resiste. Fragile, sì, ma fiera, come un fiore che sboccia sull'orlo del precipizio. La chiamano la città che muore, ma chi ascolta con attenzione sentirà che qui la vita pulsa ancora. Nelle mani degli artigiani, nel profumo del pane appena sfornato, nel rintocco della campana che echeggia tra le gole dei calanchi. Civita non è un luogo da visitare. È un luogo da attraversare e respirare in silenzio. Da custodire nel cuore, come si fa con un sogno che non si vuole dimenticare. Nel cuore del Lazio, dove il fiume Treia scava gole profonde e il tufo si fa scultura, sorge un borgo che sembra uscito da un sogno antico. Calcata, un nome che vibra come una nota sospesa, un luogo dove il tempo ha scelto di rallentare. Arroccata su una rupe vertiginosa, Calcata si rivela lentamente, come una tela dipinta a mano. Le sue strade non seguono logica, si avvolgono, si biforcano, si perdono. Ogni curva è una sorpresa, ogni angolo una storia. Negli anni 60, quando il borgo rischiava l'abbandono, arrivarono gli artisti. Pittori, scultori, poeti, anime erranti in cerca di un rifugio. E Calcata li accolse. Da allora, le sue pietre non sono solo memoria, sono materia viva, plasmata dalla creatività. Le botteghe, incastonate tra archi e portali medievali, sono piccoli mondi. Qui si scolpisce il legno, si dipinge la luce, si raccontano storie con il vetro e la ceramica. Ogni porta aperta è un invito a entrare, non solo in uno spazio, ma in una visione. Calcata non è un museo, è un organismo pulsante. Il Medioevo qui non è solo architettura, è spirito, è respiro. Si percepisce nel silenzio che avvolge il borgo al tramonto, nel profumo del pane cotto a legna, nel suono di una chitarra che echeggia tra le mura. E mentre il mondo corre, Calcata resta, immobile, ma mai ferma. Un luogo dove l'anima può vagare e forse ritrovarsi. Nel cuore dell'entroterra ligure, dove le montagne si piegano dolcemente verso il Mediterraneo, esiste un luogo che sembra scolpito dalla memoria stessa. Apricale, un nome che evoca luce, pietra e silenzio. Come un mosaico antico, Apricale si svela lentamente. I suoi carruggi, stretti e tortuosi, si intrecciano come vene di un organismo millenario. Ogni passo è un viaggio, ogni svolta una scoperta. Le case, costruite in pietra grezza, sembrano abbracciarsi l'una con l'altra, come se cercassero conforto contro il passare dei secoli. E soprattutto il castello dei Doria. Non domina, veglia. Un custode silenzioso che ha visto guerre, feste, amori, e che ora osserva, immobile, il lento fluire della vita. Apricale è il paese dipinto. Sulle sue mura, affreschi moderni dialogano con la pietra medievale. Arte e storia si fondono, come se il borgo stesso fosse una tela vivente. E poi c'è la luce, una luce che accarezza le pietre, che filtra tra gli archi,
che trasforma ogni angolo in poesia. Da qui lo sguardo può abbracciare il mare e forse anche il passato. Perché Apricale non è solo un luogo, è una sensazione, un respiro antico che si posa sul cuore. Nel cuore della Maremma toscana, dove le colline si adagiano come onde pietrificate e l'aria profuma di rosmarino e storia, sorge un borgo che sembra custodire il respiro stesso del Medioevo. Montemerano, un nome che non grida, ma sussurra. Le sue mura medievali, perfettamente conservate, abbracciano il paese come braccia antiche. Non sono solo difesa, sono memoria. Ogni pietra è stata posata con pazienza, ogni crepa racconta di secoli vissuti. I vicoli, lastricati con ciottoli levigati dal tempo, si snodano come sentieri di un labirinto gentile. Camminarli è come sfogliare un manoscritto di pietra, dove ogni angolo rivela un dettaglio, un volto, una storia. Nel cuore del borgo, la pieve di San Giorgio si erge con grazia austera. Un gioiello romanico, dove la luce filtra dalle vetrate come preghiera silenziosa. Al suo interno, affreschi antichi parlano ancora, se si ha l'umiltà di ascoltare. Montemerano non è meta di folle. Qui il turismo è discreto, rispettoso, e proprio per questo l'autenticità regna sovrana. I suoni sono quelli della vita quotidiana, il tintinnio di stoviglie, il canto di un merlo, il passo lento di chi non ha fretta. In un mondo che corre, Montemerano cammina. E nel suo passo lento ci invita a riscoprire il valore del tempo, della bellezza semplice, della storia che non ha bisogno di clamore per essere eterna. Nel cuore della Basilicata, dove le montagne si frantumano in guglie e creste come denti di pietra, esiste un luogo che non sembra costruito, ma generato dalla terra stessa, Castelmezzano. Un nome che vibra come un eco antico tra le Dolomiti lucane. Qui l'uomo non ha domato la natura, la ha aiutata. Le case si aggrappano al vuoto, le scale si arrampicano come radici verticali e ogni sentiero è una sfida alla gravità. Eppure, tutto appare armonico, come se il borgo fosse nato da un accordo segreto tra pietra e sogno. Castelmezzano non è solo spettacolo, è resistenza, è bellezza indomita. Qui il vento racconta storie di briganti e pastori, di donne che portavano l'acqua su per le scale impossibili, di bambini che giocavano sospesi tra cielo e roccia. E quando il sole cala, le Dolomiti si tingono d'oro. Il borgo si accende di silenzi e ogni finestra diventa una lanterna nel buio. È in quel momento che si comprende: Castelmezzano non è solo un luogo, è un sentimento, un battito selvaggio nel cuore dell'Italia più segreta.